Ciao ragazzi, ed eccoci qua con questo nuovo tutorial su questo simulatore V2X, ok, molto apprezzato tra gli autocostruttori. Questa è l'ultima versione aggiornata a febbraio 2026, una finestra abbastanza affollata, ma non mi impressionava tanto, è quasi identico a Xsim. Comunque lascerò in descrizione un link per scaricarlo, eventualmente chi fosse interessato, ok? Bene, allora, per iniziare, ovviamente vanno caricati i driver, ok? Si andrà sulla voce driver, qui appunto si può aggiungere un driver o i driver che avete scelto per il vostro progetto. Nel nostro caso inizieremo questa simulazione di un progetto a due vie, ok? Quindi con Twitter e un midwoofer. Ok, nella fattispecie per il Twitter abbiamo l'HTB 2,60 di Ciare, aggiungiamo il secondo, e l'HVG 160 sempre di Ciare. Ok, per ambedue vanno caricate le risposte in frequenza, dico le perché è possibile caricare anche contemporaneamente quelle fuori asse, se ci sono, ok? Andiamo nella cartella, ok? Allora HTB in asse e fuori asse a 60 gradi. Signor sì, carichiamo. Ha commesso un errore qua, questo è 0 gradi, l'altro invece 60, l'ha riconosciuto a 60, perfetto. Andiamo anche per quanto riguarda la curva dell'impedenza, ecco qua, possiamo verificare la correttezza dei dati caricati collegando l'HTB260 che è il primo, che è il primo driver che esce di default, ok? Ecco qua, risposta modulo fuori asse. Dicasi lo stesso per l'HVG 160, quindi risposta in asse eventualmente fuori asse. Abbiamo l'HVG, eccolo qua in asse e 60 gradi, carichiamo. Ha commesso un errore qua, ha preso 160 come se fossero 160 gradi, correggiamo. Bene, curva di impedenza, eccola qua, dicasi lo stesso, verifichiamo, scolleghiamo questo, mettiamo in mute che è meglio, aggiungiamo il secondo driver che in questo caso è l'HVG 160, colleghiamo a massa e colleghiamo al generatore, nella fattispecie il nostro amplificatore. Risposta in asse, fuori asse e il modulo, ok? Bene, a questo punto abbiamo inserito i driver che interessano il nostro progetto e possiamo anche iniziare ad abbozzare una prima, diciamo, simulazione per quanto riguarda il crossover. Iniziamo già con l'HVG 160, visto che l'abbiamo collegato, appena collegato. Sceglieremo per questa simulazione un filtro del terzo ordine, quindi 18 dB per ottava. Scolleghiamo questo, non ci interessa. Per un 18 dB sul passo a basso serviranno due induttanze, ok? Un condensatore, giriamo, ecco qua, un resistore per stemperare i bollori, eventualmente colleghiamo tutto a massa e colleghiamo il crossover a Twitter e il crossover al generatore, ecco qua, ok? Andiamo a abbassare un po' il valore del, vado veloce perché
non mi voglio ripetere, abbiamo visto su Xsim, è molto simile, ok? Sì, una bella campana, mi fermerei qua. Poi vedete voi, secondo i gusti e le esigenze, stiamo a circa 2000. Qua dovrebbe essere l'incrocio 1800, ok? Qui siamo 88, 85, sì, 1700. Ora possiamo collegare anche il nostro Twitter HTB260. Colleghiamo a massa, togliamo il mute, togliamo questo collegamento e un terzo ordine per quanto riguarda il passalto ci servirà una resistenza e eventualmente dobbiamo attenuare due condensatori, un'induttanza, un resistore per attenuare i bollori. Colleghiamo tutto a massa, colleghiamo il nostro tweeter. Perfetto. Allora, abbassiamo questo valore dell'attenuazione. Sì, pure questa. Poi vediamo. Va bene. Vediamo un attimo. Ah, ok. Meglio ruotare la polarità. Mm? 1700 circa. Sì, dai, poi vedete un attimo voi come. Mm, sì, dai. Ok, sono andato, perdonatemi, sono andato abbastanza veloce, non ho spiegato perché non voglio ripetermi, è uguale a Xsim. Allora, questa è la prima bozza fatta velocemente, come abbiamo visto, ehm, però voglio ricordarvi che in questo caso abbiamo usato delle risposte su pannello infinito, ok? Che di norma sono quelle che trovate sui datasheet dei costruttori, vari costruttori. Fatta eccezione se ci sono delle note dove vengono, diciamo, viene dichiarato le diverse condizioni, ok? Ma di norma sono quelle su pannello infinito.
Quindi questa simulazione che abbiamo realizzato non è proprio correttissima e ci sono vari motivi. Uno è quello che vi ho appena accennato, che sono su pannello infinito. Due è perché BoxSim prevede la risposta su box, prevede le difrazioni, il buffer step e quant'altro, ma sono simulazioni che vengono fatte separatamente, poi bisogna estrarre le risposte e caricarle, quindi sono operazioni manuali e non vengono eseguite automaticamente dal simulatore. Per questo motivo non è, da me non è molto apprezzato, soprattutto se è da consigliare a qualche appassionato, non molto esperto. Più operazioni si fanno e più le possibilità di errore aumentano, ok? Ad esempio, BoxSim lo fa tutto automaticamente, una volta caricate le condizioni, il box, voglio dire, il posizionamento sul buffer, sul pannello, poi opera tutto in modo automatico. In questo caso invece no. Quindi, ripeto, per certi versi non mi piace moltissimo. Comunque sì, è molto apprezzato, ci sono motivi validi per esserlo, lo è, però diciamo per chi vuole iniziare non è proprio il massimo. Benissimo, per tale motivo lo vedremo successivamente. Per ora io mi fermerei qua. Spero di non aver commesso qualche grosso errore. So che il simulatore è molto conosciuto tra appassionati. Eventualmente noterete qualche mio errore, me lo segnalate e correggiamo, ovviamente. Ok? Ricordo, è una simulazione su un pannello infinito senza altre condizioni. Ok? Bene, come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima. Ciao!